Mr. Steven Popcorn Adler. Go baby. È stato il batterista dell'album di debutto più venduto di tutti i tempi, l'amico d'infanzia di Slash che con la sua passione per la musica gli fece nascere il desiderio di prendere in mano uno strumento. Ma Steven Adler non era soltanto il batterista dei Guns N' Roses, era il motore ritmico della band, quel groove sporco, trascinante e pieno di swing che contribuì a rendere inconfondibile il suono di Appetite for Destruction. La sua avventura nei Guns N' Roses durò appena 5 anni, un periodo breve ma sufficiente a lasciare un'impronta importante nella storia della band. Ancora oggi è ricordato come uno dei membri più amati della formazione originale e molti fan si chiedono come sarebbe cambiata la storia dei Guns N' Roses se Steven Adler non fosse mai stato allontanato dalla band. La sua è una storia d'amicizia, successo, eccessi e cadute, una storia che lo portò a conquistare il mondo e nel giro di pochi anni a perdere tutto quasi. Per raccontarla dobbiamo tornare nella Los Angeles degli anni 70, quando Steven era ancora un ragazzino e non poteva immaginare che un giorno avrebbe contribuito a scrivere uno dei capitoli più importanti della storia del rock. Steven Adler nacque il 22 gennaio 1965 a Cleveland, in Ohio, con il nome di Michael Coletti. Suo padre era infatti un italo-americano. I genitori si separarono quando Steven era ancora molto piccolo e dopo il secondo matrimonio della madre adottò il cognome Adler. La famiglia si trasferì quindi in California, nella San Fernando Valley, ma in quegli anni Steven era un ragazzo irrequieto, dal carattere ribelle e finiva spesso nei guai. Così, all'età di 13 anni, la madre decise di mandarla a vivere con i nonni a Hollywood, una decisione che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita. Arrivata a Hollywood, Steven iniziò a frequentare la Bancroft Junior High School e fu proprio lì che conobbe un ragazzo inglese di nome Saul Hudson. All'epoca Saul era già piuttosto conosciuto tra gli studenti per il suo talento con la BMX, tanto da essere comparso anche su alcune riviste specializzate. Come raccontò lo stesso Steven in un'intervista, il loro primo incontro avvenne in modo piuttosto insolito. Quel giorno, mentre cercava di scappare dalla sua insegnante che lo inseguiva nei corridoi della scuola, entrò in un'aula di una classe. Lì vide una scena che gli rimase impressa. Un insegnante stava rimproverando duramente un ragazzo, puntandogli il dito contro e dicendogli che nella vita sarebbe diventato un perdente e un vagabondo. Steven disse di essere rimasto colpito da quella scena, al punto da pensare subito che quel ragazzo sarebbe diventato un suo amico, e aveva ragione. Pochi giorni dopo, infatti, lo invitò a casa dei nonni, e tra le poche cose che avevano a disposizione c'erano una vecchia chitarra e un piccolo amplificatore economico. Passarono il pomeriggio ad ascoltare musica e a provare quegli strumenti, fino a quando nacque una decisione che avrebbe cambiato tutto. Steven avrebbe imparato a suonare la chitarra, mentre Saul si sarebbe dedicato al basso. Da quel momento i due diventarono inseparabili, trascorrevano intere giornate insieme ad ascoltare dischi, parlare di musica e a sognare di formare una band. Nessuno dei due poteva immaginare che qualche anno più tardi avrebbero finito per suonare strumenti diversi nella stessa band, diventando membri di uno dei gruppi rock più iconici di sempre. Terminata la scuola, Steven tornò per un breve periodo a vivere dai suoi genitori e fu proprio in quel periodo che capì che la chitarra non era la sua strada. Decise così di cambiare strumento e dedicarsi completamente alla batteria. Qualche tempo dopo tornò a Hollywood dai nonni e ritrovò il suo grande amico Saul, che oramai tutti iniziavano a conoscere con il soprannome di Slash, un nomignolo che gli era stato dato da un amico di suo padre. Nel frattempo anche lui aveva lasciato il basso per dedicarsi anima e corpo ad un altro strumento, la chitarra, arrivando a esercitarsi anche 12 ore al giorno. E così, dopo lo scioglimento dei Titus Lone, la prima band di Slash, nel 1983
lui e Steven decisero finalmente di fondare una band tutta loro, i Road Crew. Fu proprio Adler a scegliere il nome della band, ispirandosi all'omonima canzone dei Motorhead, una delle band che i due giovani amavano di più. A loro si unì al basso anche Ron Snyder, grande amico di Slash, con cui aveva già condiviso l'esperienza nei Titus Sloan. Su Ron vale la pena aprire anche una piccola parentesi. Negli anni successivi, infatti, il giovane sarebbe rimasto una presenza costante anche attorno ai Guns N' Roses, lavorando come tecnico e roadie durante i tour del 1987 e del 1988. Scomparso purtroppo nel 2010, Schneider viene ancora oggi ricordato con affetto da molti fan per il ruolo che ebbe nei primissimi anni della storia dei Guns N' Roses. Con l'arrivo di Chris Torres alla voce, un altro ragazzo della scena rock di Los Angeles, i Road Crew erano finalmente al completo. La band iniziò così a provare con regolarità e a tenere i suoi primi concerti dal vivo. I quattro continuarono a suonare per circa un anno, fino a quando Chris Torres e Rob Snyder decisero di lasciare la band. In quel periodo la scena underground di Los Angeles era in pieno fermento, nuove band nascevano di continuo e giovani musicisti passavano spesso da un gruppo all'altro alla ricerca del progetto giusto. E fu proprio allora che Steven Adler e Slash conobbero il bassista Duff McKagan, da poco arrivato da Seattle. Intanto, nei locali di Hollywood si parlava sempre più spesso dei Rose, un gruppo formato da due amici dell'Indiana, Axl Rose e Izzy Stradlin. Slash e Adler decisero così di andarli a vedere dal vivo e rimasero così colpiti dalla loro esibizione che già dopo il concerto Adler disse al suo amico Slash che suonare o formare una band con quei due sarebbe stato qualcosa di grandioso. Il giorno dopo il concerto fu proprio Steven Adler a incontrare per caso Axl Rose per le strade di Hollywood. Ne approfittò per fargli i complimenti e gli disse di averlo visto suonare la sera prima insieme al suo amico chitarrista Slash. Un incontro apparentemente casuale, ma che di lì a poco sarebbe stato il primo passo verso una collaborazione destinata a fare la storia del rock. Non passò molto tempo, infatti, e tra continui cambi di formazione tipici della scena di Los Angeles di quegli anni, Slash, Steven Adler e Axl Rose si ritrovarono a suonare insieme negli Hollywood Rose con Steven Darrow al basso. Secondo alcune ricostruzioni, l'arrivo dei due nella band, al posto di Chris Webber e Johnny Chris, non piacque affatto a Izzy Stradlin, tanto che, quando li trovò in sala prove senza essere stato avvisato da Axl, decise di lasciare la band. Nonostante l'uscita di Izzy, i tre continuarono comunque a suonare insieme e il 16 giugno 1984 fecero il loro esordio dal vivo al Madame One West di Santa Monica in California. Quella fu la prima volta in assoluto in cui Slash, Steven Adler e Axl Rose salirono insieme sullo stesso palco davanti a un pubblico. L'esperienza degli Hollywood Rose in quella formazione durò però solo pochi mesi. A un certo punto Axl Rose decise infatti di lasciare la band per tornare a suonare con il suo vecchio amico Tracy Guns negli L.A. Guns. Tuttavia, quella separazione sarebbe stata solo temporanea e le loro strade si sarebbero incrociate ancora una volta. Di lì a poco, infatti, Axl Rose e Tracy Guns decisero di unire i nomi delle due band da cui provenivano, gli L.A. Guns e gli Hollywood Rose, dando vita a un nuovo progetto chiamato Guns N' Roses. La band si formò ufficialmente nel marzo del 1985 con Rose, Izzy Stradlin, Tracy Guns, Rob Gardner e il bassista Ole Bike. Dopo alcune prove, però, Ole Bike uscì dalla band e venne sostituito da Duff McKagan. Secondo alcuni fu licenziato per il suo scarso coinvolgimento nel progetto, mentre secondo altri fu lui stesso a decidere di andarsene perché non si riconosceva più nell'immagine e nella direzione che la band stava prendendo. Qualunque fosse la verità, quell'episodio lo segnò profondamente e negli anni successivi Ole cadde in una grave depressione aggravato dall'abuso di alcol e problemi di dipendenza. Poco dopo anche Tracy Guns lasciò il gruppo in seguito a un diverbio con Axl Rose e per sostituirlo venne chiamato Slash.
Quando anche Rob Gardner abbandonò la formazione, al suo posto arrivò proprio Steven Adler alla batteria, coronando quasi per destino quel desiderio nato pochi mesi prima di formare una band con i due ragazzi dei Rose. Con il suo arrivo si completò definitivamente quella che sarebbe diventata la line-up più celebre e leggendaria dei Guns N' Roses.